opera scritta dalla Divina Sapienza per gli eletti degli ultimi tempi. 8 ottobre 2011. Eletti, amici cari, siate i miei testimoni nel mondo, con le parole e con le opere, siate la mia luce per le genti. Sposa amata, voglio che i miei amici cari, le mie spose fedeli siano luce nel mondo, che è piombato nelle fitte tenebre come mai era avvenuto prima. Sposa cara, chiedo molto ai miei per la salvezza dei peccatori, che rischiano di lasciarsi sorprendere immersi nel fango del peccato, chiedo una forte testimonianza in qualunque ambiente si trovino. Ti pare, piccola mia, che chieda troppo? Mi dice amore infinito, colui che appartiene a te nel cuore e nella mente, in ogni vibrazione dell'anima, colui che è in tale condizione non soffre nel fare la più ardita testimonianza, anzi è molto felice mentre la fa, ma il problema è quello di essere credibile perché il mondo, che poco crede in questo momento, poco è disposto ad accogliere la viva testimonianza. Ho ben compreso che colui che è stato a lungo lontano da te si è indurito molto nel cuore e si è confuso nella mente, al punto da non saper distinguere il bene dal male e chiama male il bene e bene il male. La testimonianza di coloro che sono tutti tuoi non verrà mai a mancare, dolce amore, perché è grande letizia per chi ti ama, è grande letizia testimoniarti, ma quanti sono questi? Sono in numero assai esiguo. È come se in uno spazio enorme, tutto buio, si accendesse un piccolo lume. Che luce ci sarebbe? Certo molto debole. Coloro che sono tutti tuoi, vogliono certo illuminare tutte le strade del mondo, ma sono così pochi, dolce amore. Sposa cara, ascolta le mie parole e trasmettile al mondo perché capisca che io, Dio, proprio in questo tempo, faccio scendere grazie speciali ed uniche, grazie di conversione per ogni uomo. I miei sono in numero esiguo veramente, sono un piccolo gregge, sparso qua e là, ma non a caso, piccola mia, ho messo i miei in punti strategici, perché possano agire in ogni ambiente, sono come angeli della terra, presenti ovunque, ai quali si aggiungono quelli del cielo, che sono in grandi schiere, guidati dalla Regina degli Angeli, che è la Madre mia Santissima. Mi dici dolce amore, Gesù, adorabile Signore, le tue parole mi ricolmano il cuore della più viva felicità. Capisco che tu vuoi la salvezza di ogni anima e fai cose meravigliose per questo. Possano gli uomini di questo tempo cogliere le grazie meravigliose, che doni e tutti si convertano, nessuno resti immerso nel fango del suo peccato, ma riemerga per correre poi verso di te, Gesù, unica gioia del cuore, balsamo soave dell'anima. Piccola mia sposa, ti dico che anche il più gelido di cuore, il più confuso di mente può uscire dalla sua condizione se coglie le grazie, che dono ogni giorno, ogni giorno. Così sarà fino al mio basta, allora tutto cesserà, cadrà un grande silenzio, si sentirà solo il tumulto dei cuori in ansia per ciò che deve accadere ed il canto d'amore delle anime, tutte mie, che non saranno in ansia, ma in uno stato di grande letizia, vedendo arrivato il giorno della manifestazione della mia gloria. Sposa cara, chi mi ama e vive nel mio amore ogni giorno della sua vita, contemplerà le mie meraviglie, che mai avranno fine. Resta felice nel mio cuore, piccola mia sposa, e godi nelle delizie d'amore. Ti amo. Vi amo. Gesù. La mamma parla agli eletti. Figli cari e tanto amati, anche in questo nuovo giorno la Madre del Cielo vi invita alla gioia nel pensiero di essere tanto amati da Dio. Desidero che questo sia il pensiero vostro preeminente, trasmettere la gioia che avete come dono di Dio. Mi dice la mia piccola madre cara, è difficile, è duro trasmettere a chi non vuole capire, non vuole ascoltare, non vuole accogliere. Sulla terra ogni uomo ha così tanti problemi, che fatica a cogliere la gioia, vive come se essa fosse spenta. Figli amati, la gioia del cuore è la più grande testimonianza che si può dare a Dio. Chi testimonia fa capire che Dio è amore, l'uomo gioioso aiuta a credere e testimonia il volto di Dio, che è gioia, pace, armonia. Mi dice la mia piccola madre amata, aiuta ogni uomo tutto volto a dare lode a Gesù, aiutalo a dimostrare la gioia
che ha nel cuore, sia essa contagiosa e di pochi felici diventino molti, molti la gioia di pochi sia quella di tutti. Avvenga nel mondo intero questo miracolo meraviglioso, ogni uomo capisca che è tanto amato da Dio, capisca che per amore è stato creato e nell'amore infinito è atteso, capisca questo per essere gioioso e dare gioia. Figli amati, capite che ha un grande significato la mia presenza speciale sulla terra, mai è stata così, figli amati, e mai più lo sarà. Voglio farvi capire, figlie del mondo, che non siete frutto del caso, come il nemico vuol far credere nel suo inganno, ma tutti siete figlie di Dio, creati per amore ed attesi nel suo amore. Capitelo, figli amati, capitelo tutti, per essere felici voi e fare felici gli altri. Benedite ed adorate il Padre caro, che mi permette ancora di venire a voi e guidarvi, beneditelo sia se tutto va bene sia se tutto va male, sia ogni vostro giorno di vita un canto di lode a Lui, di ringraziamento, di fervida adorazione. Vi amo tutti. Ti amo, angelo mio. Maria Santissima. 9 ottobre 11. Eletti, amici cari, sia piena la fiducia in me, abbiatela e datela anche agli altri, si può salvare solo chi confida in me, pienamente. Sposa cara, ho chiesto al mondo conversione, ma conversione a me, Gesù, non c'è, ho chiesto penitenza e pentimento dei peccati, ma invano, gli uomini del terzo millennio non fanno penitenza e non si pentono dei loro errori, ma ne fanno sempre di più grandi. Il mio cuore soffre, sposa cara, soffre per la ribellione generale e la debolezza del mio popolo. Ti ho parlato spesso del mio progetto e compreso quali meraviglie ho riservato proprio a questo tempo, ma chi le godrà? Posso dare i doni più sublimi ad un popolo ribelle e testardo? Mi dici amore, Gesù, amore infinito, tu puoi convertire i cuori, puoi fare di un cuore ribelle uno docile ed umile, tutto puoi, amore infinito, tutto ciò che vuoi, perché sei l'Onnipotente. Opera con la tua potenza sui cuori, non ne resti alcuno ribelle a te. Quando tutti sono divenuti docili ed umili, puoi certo elargire i tuoi splendidi doni. Mi hai detto, negli intimi colloqui, che il tuo progetto sempre va in porto, questo mi hai detto e molte riflessioni ho fatto, eccole, certo molti verranno a conversione, certo lo faranno, così, presto si realizzerà il progetto divino. Piccola mia sposa, ascolta le mie parole e comprendile bene, senza lasciarne cadere neppure una soltanto. C'è forse un mio progetto, che non si sia attuato al tempo stabilito? Tutti hanno avuto compimento. Pensa alle promesse fatte ad Abramo. Egli, in tarda età, ebbe un figlio dalla moglie Sara, molto vecchia, gli dissi: guarda, Abramo, le stelle del cielo, se le puoi contare, tale sarà la tua generazione. Tale fu la sua generazione, numerosa da non potersi contare. Pensa a Davide, che scelsi tra i figli di Jesse, le mie promesse sempre si realizzano. Rincuora, sposa cara, tutti coloro che stanno perdendo la speranza vedendo il crollo di ogni cosa, nessuno dica tutto è perduto, non avranno compimento le promesse di Dio di fare una terra nuova ed un cielo nuovo. È già in atto l'inizio della fine del mondo, tutto sta crollando. Nessuno dica così, perdendo la speranza per quello che accade e per quello che continuerà ad accadere. Questo deve dire agli scoraggiati: Dio demolisce ciò che non serve per ricostruire tutto nuovo. Va ciò che deve andare e resta ciò che deve restare, la sua promessa certo si realizzerà. Occorre pienamente cooperare con Lui e pienamente avere fiducia in Lui, le redini del mondo sono saldamente nelle sue mani, accadrà ciò che vuole e permette, perché il maligno, che agisce con tanta prepotenza in questo tempo, nulla può che Dio non voglia o permetta, il suo è un falso potere, la prepotenza cadrà davanti al basta di Dio. Questo deve dire agli scoraggiati del mondo che, vedendo il generale sfacelo ed avendo poca fiducia in me, si lasciano cadere le braccia. Sposa amata, confida sempre in me, qualunque cosa accada, abbi fiducia e da fiducia. Mi dici adorato, adorato, adorato Signore, guai a perdere la fiducia in te, tu sei tutto, i tuoi amici cari e le tue spose confidano solo in te, aspettano tutto da te, se anche si muovessero le montagne dal loro posto, essi non cesserebbero di confidare in te.
Dio d'amore, ciò che progetti, ciò che fai, ciò che pensi è tutto per amore delle anime. Quando l'uomo ha ben compreso questo e pago ed altro non desidera che perdersi in te, come la piccola stilla nel grande oceano, che la coglie e la culla. Sposa amata, in me lasciati andare, nell'onda soave del mio amore, sii felice e da felicità a chi ti mando incontro. Ti amo. Vi amo. Gesù. La mamma parla agli eletti. Figli cari e tanto amati, sia il vostro cuore aperto a Dio e confidente, siate i figli, che hanno lo sguardo sempre volto al Padre buono e da Lui tutto si aspettano. Se voi non avete è perché non chiedete, se chiedete certo ottenete, perché il Padre caro vuole donare, sempre donare, solo donare. Mi dice la mia piccola madre amata, madre cara, la terra, in questo momento, è tutta un lamento. Grande è il dolore dei popoli e delle nazioni, perché le cose vanno male e le sofferenze aumentano in ogni angolo della terra. Capisco che il Padre caro, il Padre dolce vuole purificare la terra in ogni suo angolo per fare nuove tutte le cose, infatti, un padrone, che vuole fare nuova la sua casa non può lasciare le cose vecchie e cadenti, le deve rimuovere, non può tollerare i servi inetti ed oziosi, li deve cambiare. Capisco che il Padre caro, che noi vogliamo adorare giorno e notte e giorno, è quel padrone, che vuole fare nuove tutte le cose, vuole che i suoi servi siano pronti ed attivi e la casa bella e nuova in ogni sua parte, questo vuole l'adorabile Padre caro. Avendo capito questo, ritengo che il figlio docile ed obbediente debba avere pace e gioia nel cuore, qualunque cosa accada, se anche vedesse scuotersi le forze della natura, non dovrebbe per questo turbarsi, sapendo che avviene tutto ciò che Dio vuole o permette e che Egli è l'amore. Madre amata, ho compreso che grandi cose stanno per avvenire sia nella vita collettiva, che in quella individuale. Guida tu, dolce madre, guida i tuoi figli verso la meta felice, guidali tutti verso Gesù, possa ogni anima contemplare il suo volto per l'eternità. Piccola figlia, questo voglio, questo desidero. Colui che mi dà la sua mano, certo non si perde e raggiunge la meta. Insieme uniamo i cuori per l'adorazione a Gesù. Vi amo tutti. Ti amo, angelo mio. Maria Santissima.